Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. In questo video parliamo di uno strumento di analisi tecnica molto utile per gli investimenti di medio-lungo periodo. È infatti applicabile su un qualunque strumento finanziario, come per esempio azioni o indici di mercato, e ci aiuta a capire come questo strumento stia performando rispetto ad uno strumento di riferimento, che chiameremo benchmark. Come molti di voi avranno già capito, si tratta dell'indicatore di forza relativa e subito dopo la sigla vedremo di cosa si tratta, ne approfondiremo l'utilizzo e le varie applicazioni, inoltre vedremo da un punto di vista matematico come si calcola. Ancora pochi secondi di pazienza e ci rivediamo tra poco. Ciao ragazzi e bentornati. Ovviamente vi ricordo che le informazioni riportate in questo video non devono essere interpretate come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari, ma hanno il solo scopo di informare e di intrattenere. Bene, innanzitutto precisiamo che l'indicatore di forza relativa di cui parleremo in questo video non è da confondere con l'indicatore RSI di Wells, che compara il movimento di prezzo in atto con il movimento precedente dello stesso strumento. L'indicatore di forza relativa infatti mette in relazione le performance di un determinato strumento finanziario rispetto a quelle di uno strumento finanziario di riferimento. Ma facciamo subito un esempio pratico in modo da chiarire i primi dubbi. Ipotizziamo che vogliamo investire in Apple e vorremmo quindi comprare delle azioni. La prima cosa da fare, ancora prima di analizzare i bilanci, è capire come l'azienda stia performando rispetto al suo mercato di riferimento. Questo perché l'andamento del mercato è semplicemente ottenuto da una media pesata dell'andamento delle singole aziende che lo compongono. Questo significa che anche se il mercato sta crescendo, non necessariamente tutte le aziende staranno crescendo allo stesso modo. Ci saranno quelle che crescono come il mercato, quelle che crescono più del mercato, che quindi stanno sovraperformando, e quelle che crescono meno del mercato, che quindi stanno sottoperformando. Quando si decide di investire in un'azienda, bisognerebbe sempre cercare di individuare quelle aziende che stanno sovraperformando e che quindi stanno tirando il mercato. Confrontando quindi l'andamento degli ultimi 6 anni dei prezzi di Apple e dell'indice S&P 500, che possiamo utilizzare come indice di riferimento del mercato americano, è difficile capire se l'azienda sta sovraperformando o meno. Si vede chiaramente che entrambi stanno salendo, ma quello che vogliamo capire è se Apple sta salendo più dell'indice di riferimento del mercato. Tralasciamo per il momento come viene calcolato l'indicatore di forza relativa e passiamo direttamente al grafico riportato in basso. Questo indicatore mette in relazione la performance, quindi il rendimento in un certo periodo di tempo, di Apple rispetto a quello dell'S&P 500. Quindi quando la curva cresce significa che Apple sta sovraperformando il benchmark. Quando è orizzontale vuol dire che le performance sono del tutto simili e quando scende significa che ha dei rendimenti inferiori e quindi sta sottoperformando. Per chi utilizza l'analisi tecnica, poi ovviamente è possibile applicare al grafico i vari strumenti disponibili. Per esempio si possono tracciare i supporti e le resistenze per intercettare i livelli di inversione o di rottura del prezzo, o inserire una media mobile che aiuti a filtrare la rumorosità del grafico. Oppure è possibile identificare le divergenze tra il prezzo e l'indicatore per intercettare possibili inversioni di prezzo. In questo caso, per esempio, il prezzo di Apple continua a segnare nuovi massimi, ma la forza relativa al contrario sta seguendo un trend laterale con massimi a pari livello o addirittura decrescenti. È importante fare una precisazione. L'indicatore di forza relativa, come dice appunto il nome, mette in relazione due strumenti finanziari. Il fatto che l'indicatore salga o scenda non dà alcuna informazione sull'andamento del prezzo dei due strumenti. Se l'indicatore cresce, significa semplicemente che lo strumento in esame, nel nostro caso Apple, sta ottenendo dei rendimenti superiori a quelli del benchmark. L'indicatore infatti potrebbe salire anche se entrambi gli strumenti in realtà stanno scendendo. Semplicemente lo strumento in esame sta scendendo meno dello strumento di riferimento. Ovviamente le stesse considerazioni, ma al contrario, valgono nel caso in cui l'indicatore di forza relativa stesse scendendo. In questo esempio, infatti, nell'ultimo periodo il prezzo di Amazon sta crescendo, ma come potete vedere la forza relativa in realtà sta diminuendo. Questo significa che Amazon sta crescendo, ma meno rispetto al mercato. Prima di passare alla parte più tecnica, vediamone alcune applicazioni. Siamo partiti confrontando Apple con l'indice S&P 500, che come abbiamo detto possiamo considerare come rappresentativo del mercato. È interessante confrontare anche Apple con il suo settore di appartenenza, che come sappiamo è il settore tecnologico.
in modo da capire come si stia comportando rispetto all'insieme delle aziende dello stesso settore. Attraverso l'indicatore di forza relativa possiamo quindi notare che Apple nell'ultimo periodo sta sottoperformando anche rispetto al suo settore di appartenenza. Possiamo a questo punto fare un ulteriore passo avanti e verificare come sta performando il settore tecnologico rispetto all'S&P 500. È interessante notare come questo settore stia sovraperformando il mercato ormai da diversi anni. Durante la prima ondata di Covid ha subito un deprezzamento, ma decisamente inferiore rispetto a quello del mercato. Infatti la forza relativa non mostra nessun calo. Dopodiché ha ripreso a crescere ininterrottamente con un rallentamento di qualche mese a cavallo del 2020 e 2021 fino all'estate del 2021 in cui ha ripreso a sovraperformare con i risultati che conosciamo. Da ciò si deduce che il rallentamento che abbiamo notato in Apple nell'ultimo periodo non è da associare al settore tecnologico, ma è specifico solamente di Apple. Quando si analizza un'azienda è importante anche verificare le performance rispetto ai suoi competitor. Quindi è interessante verificare le performance di Apple rispetto a Microsoft, da cui si nota che negli ultimi mesi Apple sta avendo una performance inferiore, oppure si può confrontare con Dell o con HP o altre aziende che ritenete essere interessanti. Un'altra applicazione molto utile dell'indicatore di forza relativa è l'analisi del ciclo economico. Quest'ultimo infatti influenza la performance dei settori del mercato azionario e dei gruppi industriali. Per esempio il settore dei beni discrezionali è un buon indicatore della fase di mercato in cui ci troviamo. A questo settore infatti appartengono le aziende che producono e distribuiscono beni che non sono necessari per i bisogni della vita quotidiana, come per esempio le automobili, i beni durevoli per la casa, le forniture ricreative, i giocattoli, il tessile, l'abbigliamento. Quando questo settore è in crescita significa quindi che l'economia è forte. Al contrario, il settore dei consumi di prima necessità è considerato un settore stabile, in quanto rappresentato da quei beni che, indipendentemente dalla forza del mercato, le persone ne avranno sempre bisogno, quindi per esempio il sapone, il dentifricio, i generi alimentari, le bevande e i medicinali. Confrontando quindi il settore dei beni discrezionali con quello dei beni necessari, è possibile farsi un'idea della fase in cui ci troviamo. L'indicatore di forza relativa tenderà infatti a salire quando l'economia è vivace e in crescita. Questo perché la gente può permettersi di spendere il proprio denaro in beni considerati opzionali e quindi il settore discrezionale tenderà a crescere, mentre tenderà a scendere quando l'economia è in difficoltà o in contrazione, perché la gente cercherà di risparmiare e spendere solamente per i beni di prima necessità. È interessante notare come nel 2018 la forza relativa del settore discrezionale rispetto a quello dei beni di prima necessità abbia iniziato una fase di decrescita terminata con il crollo avvenuto durante la prima ondata di Covid del marzo 2020, per poi incominciare una fase di ripresa che continua tuttora. Facciamo un altro esempio e ipotizziamo che vogliate investire in un ETF azionario globale, ma non sapete se scegliere un ETF che investe solamente nelle aziende dei paesi sviluppati o includere anche i paesi emergenti. L'indicatore di forza relativa mette quindi in relazione i rendimenti dell'ETF relativo ai soli paesi sviluppati con i rendimenti dell'ETF che considera anche le aziende dei paesi emergenti. È possibile notare una certa ciclicità della forza relativa e applicando al grafico alcune semplici regole di analisi tecnica si potrebbe trovare il momento ideale per investire in un ETF o nell'altro. Vediamo un ultimo esempio. Ipotizziamo di essere indecisi se investire nel mercato azionario europeo o in quello americano. Confrontiamo quindi l'indice Eurostoxx 50, che rappresenta appunto il mercato europeo, con l'S&P 500, ottenendo questo andamento degli indicatori di forza relativa negli ultimi 6 anni. Diciamo che non rimangono molti dubbi su quale mercato conviene investire i propri soldi. Bene, passiamo a questo punto alla parte più tecnica e vediamo come si calcola l'indicatore di forza relativa. Diciamo innanzitutto che esistono più metodi per calcolarlo, noi ne utilizziamo uno molto semplice e che restituisce gli stessi risultati di piattaforme come ProRealTime e StockChart. In realtà quest'ultimo utilizza un metodo leggermente diverso, ma i risultati sono del tutto confrontabili. Essendo partiti confrontando Apple con l'indice S&P 500, andiamo avanti con questo esempio. Partiamo quindi da questa tabella in cui, partendo da sinistra, abbiamo le date in cui calcoleremo i valori dell'indicatore. In particolare ho preso i primi 4 mesi del 2021 con time frame settimanale. Dopodiché abbiamo 2 colonne relative ai dati di Apple, 2 per l'S&P 500 ed infine 2 per il calcolo della forza relativa. Bene, per prima cosa inseriamo i dati storici settimanali per Apple e l'S&P 500. Io generalmente li scarico da Yahoo Finance,
ma potete utilizzare la fonte che preferite. Calcoliamo quindi la performance settimanale di entrambi gli strumenti. Nella prima cella ovviamente il valore è nullo in quanto il prezzo non è ancora variato. Dalla seconda cella calcoliamo la variazione percentuale del prezzo rispetto alla settimana precedente. Per scrupolo ho inserito l'equazione utilizzata, ma come potete vedere è veramente banale. Ripetiamo quindi la procedura per la terza settimana e completiamo quindi i calcoli per tutto il periodo storico. A questo punto ci siamo quasi. Calcoliamo la forza relativa settimanale facendo la differenza tra la performance di Apple rispetto a quella dell'S&P 500. Questo valore praticamente ci sta dicendo quanto la nostra azienda in analisi ha sovra o sottoperformato rispetto al benchmark nell'unità di tempo scelta, che nel nostro caso è appunto una settimana. Procediamo quindi con il calcolo settimana dopo settimana in modo da completare tutto il periodo storico. L'ultimo passaggio consiste semplicemente nel sommare tra loro i valori della forza relativa settimanale per ottenere quindi l'indicatore vero e proprio. Come vedete si tratta veramente di operazioni molto semplici. A questo punto, mettendo in relazione la forza relativa con le date del periodo storico, è possibile ottenere il grafico con time frame settimanale dei primi 4 mesi del 2021. Bene, prima di terminare il video vorrei fare un'ultima precisazione. Come avete visto, la forza relativa è semplicemente la differenza tra i rendimenti di due strumenti in un certo periodo di tempo, che può essere un giorno, una settimana come nel nostro esempio, un mese e così via. Bisogna quindi fare attenzione ad una cosa. Se la forza relativa è orizzontale, significa che i due strumenti, in quello specifico periodo di tempo, stanno crescendo percentualmente della stessa quantità. Essendo però calcolato su un periodo di tempo molto limitato, come abbiamo detto un giorno, una settimana, un mese, la forza relativa non fornisce alcuna indicazione di come i due strumenti siano cresciuti l'uno rispetto all'altro nel passato. In altre parole, la forza relativa soffre di una visione miope sulle performance degli strumenti in analisi. Quando si utilizza questo indicatore, suggeriamo quindi di affiancarlo a un altro indicatore molto simile, chiamato performance relativa. Anche questo indicatore confronta la variazione dei rendimenti di due strumenti finanziari, ma rispetto ad una data fissa. In sostanza ci dice quanto uno strumento finanziario è cresciuto in più rispetto ad un altro a partire da una certa data. Considerando quindi lo storico di Apple e dell'S&P 500 che abbiamo utilizzato poco fa, vediamo come si calcola la performance relativa. Partiamo calcolando il rendimento di entrambi gli strumenti a partire sempre dalla data di inizio dello storico. Non sarà quindi più la performance settimanale, ma è quella assoluta. A questo punto la performance relativa è semplicemente data dalla differenza tra le due, settimana dopo settimana. Ma vediamolo con un esempio e vedrete che vi sarà tutto immediatamente chiaro. Consideriamo Microsoft anziché Apple, in quanto la differenza tra forza relativa e performance relativa risulta più evidente. Vediamo quindi l'andamento del prezzo e l'indicatore di forza relativa di Microsoft rispetto all'S&P 500. È immediato notare che da marzo 2020, subito dopo lo scoppio della pandemia di Covid, Microsoft abbia leggermente sofferto rispetto al mercato, per poi incominciare a recuperare da maggio del 2021. In realtà, come abbiamo visto poco fa, questa è la progressione dei rendimenti settimanali. Se introduciamo anche il grafico di performance relativa, ci accorgiamo immediatamente che Microsoft, dall'inizio del periodo preso in considerazione, ha ottenuto un rendimento decisamente migliore dell'S&P 500 ed è in continua crescita. Dall'inizio del periodo preso in esame Microsoft ha ottenuto un rendimento superiore a quello dell'S&P 500 di quasi il 200% nel marzo 2020 e poi è cresciuto ancora segnando una sovraperformance del 300% nel maggio 2021, dopodiché negli ultimi mesi è cresciuto ulteriormente raggiungendo una differenza di rendimento di oltre il 450%. Questo esempio dovrebbe aver reso chiaro il concetto che l'indicatore di forza relativa è sicuramente utile per avere un'indicazione delle performance di uno strumento finanziario rispetto ad un riferimento, ma in periodi molto specifici e circoscritti. Se poi volete avere un'indicazione più ampia e di più lungo periodo, vi suggerisco di utilizzare anche l'indicatore di performance relativa. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero che abbiate trovato le informazioni riguardanti l'indicatore di forza relativa e di performance relativa utili ed interessanti. Fateci sapere nei commenti se li conoscevate già, se li utilizzate entrambi e se li calcolate come vi ho mostrato. Nel prossimo video parleremo di un altro indicatore molto interessante e meno noto, il grafico di rotazione relativa, noto anche come RRG.
Questo grafico parte dal calcolo della forza relativa, che abbiamo trattato in questo video, e mette in relazione la variazione di forza relativa con il suo slancio, ovvero il momentum con cui questa variazione sta avvenendo. Quello che vedete è appunto il grafico RRG di Apple e Microsoft rispetto all'S&P 500. Non voglio comunque anticiparvi troppo, per cui se non volete perdervi il video vi suggerisco di iscrivervi al canale in modo da essere avvisati non appena lo pubblicheremo. Bene, come sempre, se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un bel like, inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto!